andato il viaggio? Bene, dai. E questa è la chiesa di cui mi parlavi? Sì, è esattamente questa. Questa chiesa è stata costruita nel 1594 e successivamente restaurata nel 2011. È dedicata a Sant'Agata, anche se inizialmente il patrono era Sant'Attanasio, poi successivamente è stata scelta Sant'Agata e soltanto di recente è stato scelto San Domenico. Ci sono varie leggende che adesso entrando ti spiegherò. Andiamo allora. Siamo all'interno di una chiesa molto semplice, come puoi vedere ci sono due navate, nella principale c'è la figura di Sant'Agata, mentre in quella secondaria c'è quella di San Domenico ed è proprio a lui che vengono dedicate numerose leggende, tant'è vero che è stata scritta su di lui una vera e propria storia, una ricostruzione della vita e dei miracoli in particolar modo, e quindi è proprio per questo che durante il periodo in cui festeggiamo in suo onore veniva recitato, veniva proprio messo in scena la storia di San Domenico. E questa recita veniva effettuata fino a 30 anni fa e addirittura ci sono alcune leggende intorno a questa rappresentazione che riguardava proprio l'atto del recitare da parte degli attori. Si immedesimavano talmente tanto che avevano delle ripercussioni, venivano quasi tormentati dai personaggi che rappresentavano appunto. Come ti dicevo, qui vediamo la statua di San Domenico e tra l'altro ci troviamo proprio sull'altare secolare. Ho visto anche la figura di un bambino con un cane. Sì, è proprio a quello che si dedica la nostra leggenda secolare sulla figura di San Domenico. In particolar modo ci riferiamo al parroco di Castelpizzuto, Bonaventura Caranci, il quale giovanissimo, nell'epoca in cui stava prendendo i voti, fu morso da un cane affetto da rabbia e proprio per questo quindi decise di recarsi a Cugullo dove alloggiava il santo. È proprio in questa occasione che il parroco garantì al santo, laddove ci fosse stata una guarigione, di importare il culto della sua persona a Castelpizzuto. Qui ci troviamo davanti al castello baronale, risalente intorno al 1200, quindi in epoca angioina, e tutto qui attorno, in realtà questa che è la piazza principale di Castelpizzuto, anticamente era proprio il cortile. Ancora più interessante è sapere che al di sotto dei nostri piedi in realtà c'è il vuoto, proprio perché probabilmente ci furono i granai, o molto più sicuro è che ci furono delle vere e proprie segrete del barone. Il castello in particolar modo si erge proprio in questa posizione perché anticamente era qui che finiva la strada mulattiera e questo è testimoniato dalla torre che possiamo vedere sul lato posteriore.
Questa invece è la casa di Michele Romano, che fu un importante senatore in epoca fascista e in particolar modo si soffermò sull'ambito culturale e intellettuale, tant'è vero che a Isernia la biblioteca porta proprio il suo nome. Si interessò molto in ambito culturale, tant'è vero che abbiamo molte opere inedite, e morì proprio in modo del tutto umile in questa casetta. Avrei bisogno di un favore. Vedi quel ragazzo lì giù? Dovresti consegnargli questo libretto, ma senza dirgli che te l'ho dato io. Mi raccomando, sii molto discreta. Puoi farmi questo favore, vero? E tu che mi dai? Che ti do? Le vuoi queste gomme? No, non mi piacciono. Ti do questa penna. Bella, vero? Bella, ma è bruttissima, no. Voglio questo braccialetto. Ma questo è un regalo. Vabbè, ciao. No, aspetta. Va bene, dai. Mi raccomando. Ciao. Sei di Castelpizzuto? Certo. Sta qua in vacanza. Eh sì, in vacanza al mio paese. Ok. E come ti chiami? E che te ne importa? Ah, giusto. Io sono Sandro. Vabbè, tieni. E meno male che doveva essere discreta. Sandro, rieccomi. Ciao, andiamo. Un dettaglio del nostro paese è rappresentato proprio da questi tetti, fatti con pietra in lice. La lice praticamente è una pietra che prende il nome dalla forma liscia e venivano estrapolate proprio in loco, in particolar modo sul Monte Torre, e venivano sfruttate soprattutto in grandi pendenze per raccogliere l'acqua piovana. L'acqua piovana appunto poi veniva sfruttata a sua volta per conservare alcuni cibi, in particolar modo le pere,
che prenderanno il nome proprio dalla pietra, che verranno chiamate pere lisciole. Qualche scatto interessante? Sì ragazzi, sto facendo delle fotografie per allestire una mostra, ma voi siete del posto, potete darmi qualche informazione per magari aggiungere una didascalia sotto le foto? Sì, volentieri. Calcola che il territorio dove ti trovi fa parte della riserva naturale regionale di Monte Patalecchia e del torrente Lorda e Longaniello. Questo territorio è culla di numerose specie animali, tra cui alcune anche protette. Tra queste abbiamo la salamandrina dagli occhiali e l'ululone dal ventre giallo. Molise, pensieri e versi. Ogni viaggio è una scoperta, un universo che si rischiude. Doveroso è aprire il cuore alla nuova avventura.